Ciao a tutti! Vi faccio una piccola premessa iniziale. Sto preparando il video sull'intero canone del franchise cinematografico. Di conseguenza ci sono un sacco di informazioni da dover recuperare e tempo per capirne l'attuale canonicità. Tuttavia, lo scorso video su Teoria del Caos ha ricevuto un gran numero di visualizzazioni. Di conseguenza mi sono preso una pausa dal progetto del canone per realizzare nuovi video più brevi su Teoria del Caos. Detto questo, il prossimo video su questa serie animata tratterà la futura quarta stagione. In particolare parlerò su cosa potremmo vedere e aspettarci da questa nuova e probabilmente ultima stagione. Ho già parlato abbastanza, quindi ora partiamo con la recensione. Se siete qui è perché volete sapere com'è la stagione e la mia opinione. Magari perché non siete sicuri di guardarla, non conoscete ancora bene il prodotto, oppure volete solo sapere cosa ne penso. In ogni caso, benvenuti e spero che il video vi piaccia. Se vi piacerà mettete un mi piace e iscrivetevi per aiutarmi a crescere e guardare i miei futuri video a tema Jurassic Park. Dividerò ovviamente la recensione in una parte spoiler e una no spoiler. Partiamo da quella senza spoiler. Jurassic World Teoria del Caos stagione 3 è forse la migliore stagione della serie finora sotto tanti punti di vista. La prima cosa che si può notare è l'animazione, migliorata rispetto alle due stagioni precedenti e soprattutto nelle scene d'azione risulta davvero naturale. Ha un qualcosa in più che le due stagioni precedenti non hanno. Anche i dinosauri sono gestiti a livello di animazione molto meglio di tanti altri momenti precedenti e parlando invece dei personaggi, anche in questo caso tutti quanti sono gestiti incredibilmente bene. I nostri protagonisti sono davvero colpiti dal fatto che Brooklyn è viva e anche il rapporto tra lei e Soyona è ben approfondito. Le relazioni e gli atteggiamenti di tutti quanti i personaggi nella terza stagione sono interessanti e significativi come non lo sono mai state, toccando picchi di maturazione davvero importanti per la trama. E a proposito di trama, anche in questo caso è tutto davvero ben gestito e ben lavorato, soprattutto nella seconda metà della serie, dove il numero di trame secondarie si alza velocemente. Alcuni degli svolti narrativi e delle scoperte che facciamo legate al canone del franchise sono molto importanti e significative anche per i personaggi protagonisti. Per quanto riguarda le new entry nelle serie, devo dire che alcune forse non erano necessarie, giudicando il loro ruolo nella trama, ma aggiungono comunque qualcosa in più su come i dinosauri sono visti da diverse persone. E a proposito di dinosauri, in questa stagione ci sono alcuni ritorni interessanti e conferme sul ruolo di alcune specie. Si aprono e si chiudono nuovi cicli proprio per alcuni di questi dinosauri e il loro ruolo verrà definito molto meglio nella stagione successiva. Il ritmo è incalzante come lo sono state le stagioni precedenti, i momenti di pausa non sono solo momenti di pausa, in quanto risultano sì lunghi ma comunque importanti ed è tutto gestito in ottima maniera. Stessa cosa vale per il lato comico della serie. Battute, gag o semplicemente scenari divertenti sono adatti alla loro situazione, lasciando che ciò che va preso seriamente venga percepito seriamente. Detto questo, non c'è molto altro da dire. Ci sono citazioni agli altri film ed è ben amalgamato con eventi che già conosciamo nel franchise. Non è un segreto che la serie prima o poi si sarebbe legata al film Jurassic World Dominion, ma non voglio dire quanto sia legata questa stagione al film. Dico solo che comunque sembra che siamo solo all'inizio di quello che potrebbe succedere legato al film e il tutto è ben amalgamato, nonostante alcune imprecisioni e punti che spiegherò meglio nella parte spoiler. In ogni caso, la stagione è la migliore delle tre, come molti affermano, è grandiosa se non perfetta, ma in ogni caso è super godibile e vale tutta l'attesa. Detto questo, possiamo entrare nella parte spoiler. E te, proprio te che stai guardando il video, se sei arrivato fino a qui, ma non hai ancora visto la serie e non vuoi spoiler, allora ci salutiamo qui e ci rivedremo più avanti. Intanto ti invito a lasciare un mi piace se ti è piaciuto il video. Se invece hai visto la serie e vuoi sapere la mia opinione e scoprire qualche dettaglio in più, allora resta fino alla fine perché la parte spoiler inizia ora.
La terza stagione di Jurassic World Teoria del Caos è davvero pazzesca, partendo innanzitutto dagli eventi che coincidono con gli eventi di Dominion, a Malta, partendo da Brooklyn e arrivando ai 5 di Nublad. Tutto è davvero ben articolato e studiato, direi appunto ben amalgamato. Gli unici punti un po' confusi sono la ragione per cui, oltre all'allosauro e il cannotauro, ci siano anche il nassutoceratopo, il sinoceratopo e i gallimimi, che non vediamo a Malta in Dominion e non c'è chiaro la ragione per cui anche questi dinosauri sono liberi. In ogni caso abbiamo Barry che collabora con i ragazzi e con Owen, abbiamo Brooklyn e Soyona scoprendo che la ragazza si trovava insieme all'addestratrice sul furgone rosso che portava i 4 Attrociraptor e che verrà fermata dall'intelligence francese. Scopriamo anche che Darius, Ben e Yaz si trovavano invece nelle catacombe di Malta sotto il mercato nero durante l'inseguimento tra Owen e Rain, dove vengono liberati tanti dinosauri. E veniamo a scoprire cosa è successo poco dopo che Owen è scappato con la moto, cosa è successo a Malta, con Soyona e con Barry. Inoltre veniamo a scoprire un dettaglio che per ora ha recato tanti dubbi, ovvero quanto fosse legato il mercato nero a Soyona e quanto questi ultimi due fossero legati alla Biosyn. Beh, scopriamo che il loro legame in Dominion era nato praticamente poche giornate prima, compreso il legame tra Soyona e il mercato nero. Allo stesso tempo scopriamo che il mercato nero è sostanzialmente nato e gestito principalmente dalla Biosyn, che ha il controllo sulla nascita delle maggior parte delle creature se non di tutte. I legami tra i personaggi in questa stagione sono più esplorati che mai. Il rapporto tra Ben e la sua ragazza è ben costruito, è una battuta orrenda, lo so, e il rapporto tra Darius e Kenji è migliorato. La rottura invece di Sammy e Yas è stato un piccolo colpo al cuore per me, è stata sicuramente una mossa coraggiosa, anche se secondo me nella prossima e forse ultima stagione torneranno insieme dopo essersi riappacificate e capito che hanno bisogno l'una dell'altra. Se non fosse così, sicuramente non per questo il gruppo si dividerà definitivamente. Anzi, sicuramente resteranno comunque insieme tutti e sei, soprattutto nel probabile momento in cui i ragazzi, insieme a Brooklyn, mostreranno a Kenji e Sammy che in realtà è sempre stata fedele ai suoi compagni d'avventura e ha sempre dovuto fare quello che ha fatto. La presenza di creature come il Listosauro, il Pterodactyl e il Carnotauro l'ho molto apprezzata e ci fa capire cosa è successo davvero. Infatti il Pterodactyl a quanto pare è scappato dalla valle Biosyn, esplorando questo paesino italiano, ed è stato poi recuperato dall'addestratrice, ma poi si è liberato ancora. Dopo aver affrontato Kenji e Sammy è scappato, tornando nei pressi della valle. Probabilmente il dinosauro ha poi fatto tutto il giro della valle passando per la diga, ed è qui che invece di tornare dentro la valle è rimasto all'esterno dopo aver assistito anche lui allo schianto dell'aereo di Kayla in Dominion. Ho apprezzato anche il Canotauro, nonostante nella serie abbiano usato un modello molto simile a quello di Toro, da Camp Cretaceous, a cui hanno semplicemente spezzato il corno, mentre nel film già da Fallen Kingdom il design di questo Carnotauro cambiava anche nell'aspetto e non solo nel colore rispetto agli altri esemplari. In Chaos Theory invece sembra non abbiano minimamente preso in considerazione l'idea di cambiare modello, che da un certo punto di vista posso comprendere, visto che l'animazione in questo caso è solo il modo, lo stile di raccontare queste vicende. Tuttavia io mi sarei concentrato quantomeno sul colore, dato che rispetto agli altri Carnotauri questo è più che altro grigio scuro e ha un colore rosso molto acceso soprattutto sul muso. Abbiamo poi la conferma che l'allosauro di Dominion è lo stesso di Battle at Big Rock, una conferma carina, sicuramente bella per molti. Infine veniamo a fare la conoscenza di Smoothie, il cucciolo di Bumpy. A differenza della madre, le protuberanze non sono asimmetriche e il colore è un blu più scuro tendente un po' al viola, e la parte inferiore del corpo e della pancia è più bianca che gialla. La sua presenza nella terza stagione non dà fastidio e anzi aggiunge molte scene divertenti. L'unica cosa che nella terza stagione non ho trovato necessaria è la presenza della nonna della ragazza di Ben, nonostante sia interessante vedere come siano trattati e visti i dinosauri nelle diverse parti del mondo da parte di diverse persone. Quindi, in breve, Jurassic World Teoria del Caos stagione 3 è una stagione ben elaborata, piena di intrighi interessanti tanto quanto la prima stagione e di relazioni complesse e reali.
L'animazione sembra anche migliorata e le scene d'azione sono molto interessanti. Detto questo io vi saluto per ora e ci vediamo al prossimo video su Teoria del Caos, che uscirà a breve. Io sono Jurassic Paddock.